Eccoci ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi cominciamo subito con una notizia. Praticamente Coinbase qualche giorno fa si è interrotto e insomma è cosa abbastanza negativa per il secondo exchange con volumi, in quanto anche gli istituzionali lo stanno usando come principale exchange per i loro ETF e niente, c'è stata questa interruzione insomma, di un po' di ore e, e nulla, loro dicono che c'è stato un problema interno, insomma, poi le solite scuse, eccetera, eccetera. Se vediamo anche nella giornata di ieri sono stati poi prelevati, probabilmente forse per questo fatto, appena è tornato in funzione, sono stati prelevati 15.000 bitcoin, insomma, solo nella giornata di ieri. Poi, invece, per quanto riguarda il caso di Tornado Cash, purtroppo lo sviluppatore è stato dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro. Insomma, abbastanza, cioè, un po' assurdo perché fondamentalmente lui ha solo creato un protocollo per la privacy. Poi se la gente comunque ne fa un uso improprio, tecnicamente la colpa non dovrebbe essere sua, però dato che c'è poca regolamentazione nell'ambito cripto, potrete immaginare come si comporti comunque la SEC, eccetera, eccetera. È come come se bandissero, insomma, magari i dollari, perché poi c'è gente che paga mazzette, che ricicla sempre anche i dollari con magari attività poco discutibili, eccetera, eccetera. Quindi nell'ambito cripto questo gioca molto a sfavore per questi poveri sviluppatori. Un'altra notizia invece riguarda Ethereum, che Vitalik, comunque il cofondatore, praticamente ha proposto un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le fee. E adesso senza che so spiegare tutto quanto perché è una cosa abbastanza tecnica, comunque vuole far sì che le fee si abbassano ulteriormente. Ok, adesso passiamo ai grafici, vediamo come Bitcoin questi giorni comunque è abbastanza laterale, sta sempre vicino a questo canale ribassista. Se ci tracciamo un Fibonacci da qui sopra, proviamo da qui, sì, da qui, ok, vediamo come la resistenza è perfettamente sul 0,78-0,75 e adesso stiamo lottando con lo 0,5, quindi insomma non c'è proprio tanto da dire, dobbiamo aspettare anche oggi magari per un possibile movimento dato che alle 14:30 ci sarà il dato sull'inflazione americana e lì potremo vedere magari qualche mossa, insomma. Infatti io, fossi a voi, anche aspetterei oggi dopo le 2:30 per aprire posizioni comunque sia su Bitcoin che su altcoin. Ok, se vediamo anche qui, per ora qua sotto c'è comunque un bel supporto, comunque c'è domanda in acquisto sui 60.900 fino, insomma, diciamo tutta l'area dei 60.000 fino ai 61.000, cioè abbastanza un supporto abbastanza importante. Sopra gli ordini di vendita sono relativamente pochi in questo momento. Magari guardiamola un'ora, sì, diciamo sono pochi, quindi il prezzo potrebbe pure continuare un po' la sua salita. Qui gli ordini sono abbastanza grandi comunque, quindi vediamo un po' cosa succede dopo le 2:30. Qua nella liquidation map abbiamo visto come eravamo dentro un range, questi sono i livelli di liquidazione, questi più gialli, e qui ieri abbiamo toccato questo livello di prezzo dove ci sono state molte liquidazioni, infatti queste erano liquidazioni long e infatti sono state praticamente tutte chiuse e il prezzo è proprio crollato al di sotto, insomma, di essa. Adesso siamo in quest'altro range, magari vediamolo anche a 24 ore. Eh sì, adesso altre liquidazioni sono sui 62.500 e sui 60.500. Guardando anche, diciamo, una panoramica sulle principali altcoin oggi, vabbè, quelle che stanno facendo più gain sono queste che sinceramente neanche conosco, che c'è Muma, BT, VSM, Apu, Peng, Keeper, insomma, da quando l'altro giorno c'è stato il fatto
sullo stock market di GME che ha ricominciato insomma a salire, a liquidare i fondi, i grossi fondi di investimento, sono ripartite un po' di meme perché queste immagino siano tutte meme coin. Infatti pure Pepe l'altro giorno ha fatto una cifra veramente impressionante. Vediamo invece le peggiori, queste anche non è che le conosco, a parte PNT, ma insomma bel profondo rosso sulle meme. Gli ETF invece, anche ieri ci sono stati praticamente zero afflussi nel principale più che altro su iBit. Infatti adesso possiamo vedere qui magari più nel dettaglio vedi gli ultimi giorni ci sono stati proprio zero inflow. L'altro giorno c'è stato un outflow di 36 milioni, poi niente, poi dei piccoli inflow, ma roba veramente di poco conto. E anche gli ultimi 2 giorni zero afflussi, quindi diciamo si è un po' calmata la febbre dell'ETF Bitcoin. Ok, passiamo. Ah no, volevo farvi vedere anche questi grafici, che sono grafici on-chain su Bitcoin. Questo è il grafico del prezzo. E io l'ho sempre ritenuto abbastanza utile questo grafico perché praticamente mostra i punti in cui solitamente quando ci si arriva c'è una correzione del prezzo o comunque una ripartenza. Qui sui 15.000 questo ha funzionato proprio perfettamente, perché quando andò sui 15.000 comunque qui c'è stato diciamo il segnale poi della risalita. Adesso invece ci troviamo in questa discesa che è simile a qui, in questa zona qua, quando abbiamo fatto un po' i massimi, quindi io farei molta attenzione in questo periodo. Comunque osserverei anche questo grafico qui, perché vedete anche qua quando abbiamo fatto i massimi la prima volta, poi questo è sceso, poi è risalito, abbiamo fatto altri massimi, poi è risceso. Quindi diciamo, non dà proprio un segnale di anticipo, a parte adesso che sembra che sia sceso di più questo indicatore rispetto al prezzo, quindi insomma teniamolo molto d'occhio. Anche questo magari un giorno lo approfondirò un po' di più perché io diciamo lo guardo come così giusto per capire bene o male in che situazione potremmo essere, ma comunque anche questo magari può lasciare un po' il tempo che trova. Il più preciso è questo qua. Questo qui ti dà proprio un'idea chiara, abbastanza chiara più o meno, di come potrebbe comportarsi il prezzo di Bitcoin. Adesso passiamo invece ad Ethereum. Come avete visto, l'altra volta è entrato sempre in questo supporto e ha toccato il supporto, è risalito, però non ce l'ha fatta a continuare, è ritornato qui. E adesso diventa molto pericoloso perché abbiamo rimbalzato veramente tante volte su quest'area. Se non dovesse reggere quest'area di supporto, come dicevo anche nelle precedenti analisi, potremmo benissimo andare qui, sui 2700 e più in basso anche. Solana è sempre in questa price action abbastanza noiosa, ma d'altronde come tutto il mercato, quindi non c'è proprio tanto da dire qui. Fetta ha perso, aveva rimbalzato precisamente sul 75, ma anche di tanto, se ricordate, comunque era un tipo 8%, vabbè, un 10%, però poi ha riperso subito tutto, è andato in quest'area 0,75-0,78, adesso sta provando a rimbalzare, ma se dovesse perdere anche questa zona qui, questa ce la cancelliamo, se dovesse perdere anche questa zona qui, potremmo direttamente andare qui sotto, dove c'è un'altra area di supporto, qui. Quindi diciamo questo Fibonacci poi si annullerebbe se perdesse anche questo livello e poi ne tracceremo magari un altro, anzi lo possiamo tracciare anche adesso, così giusto per vedere qualche livello di prezzo. Eh sì, diciamo. Sì, qui l'area sarebbe 0,70, cioè 5,078 sarebbe un po' più sotto del rettangolo che ho fatto, quindi magari uno se lo allarga un po', quindi può considerare quello dove ho messo adesso fino a qui sotto, quindi quest'area potrebbe essere comunque di interesse per un possibile rimbalzo, vediamo quanto è il range di meno 5 da qui a qua sotto, vabbè. E quindi teniamo d'occhio anche FET, che comunque è una delle AI coins più forti in assoluto fino adesso. Anche Render,
c'è poco da dire, sì. Come ricordate qui si era avvicinato alla resistenza, però ha perso proprio forza. Siamo tornati qui sotto, abbiamo sfiorato il rettangolo del supporto e siamo rimbalzati un po' del 4%. Adesso vediamo come si comporta in queste due zone. Comunque vi ricordo sempre che alle 14:30 c'è il dato sull'inflazione americana, quindi io starei attento e cauto, soprattutto aspetterei quell'ora per aprire posizioni oggi. Near Protocol invece sì, mi aspettavo che magari se fosse tornato qui su questa area di resistenza non l'avrebbe rotta, sarebbe risceso, invece l'ha fatto prima. Si è appoggiato anche alla... si è diciamo stato rifiutato qui sulla trend line discendente. Adesso sta tornando giù, può tornare in quest'area di supporto, se no sprofondare qui sotto, sui 6,30. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro da dire. E no ragazzi, questo anche per oggi era tutto. Se volete comunque rimanere aggiornati vi invito ad iscrivervi al canale, se vi è piaciuto mettete anche un like, comunque mi fa molto piacere e mi aiutate anche con l'algoritmo comunque per far conoscere un po' di più questo canale. E nulla, ho intenzione anche di aprire un canale Telegram, magari dove posto un po' di aggiornamenti, comunque se può interessare comunque fatemelo sapere, io lo farò credo a prescindere, però magari fatemi sapere se potrebbe comunque interessarvi. E niente ragazzi, anche per oggi era tutto e ci vediamo in un prossimo video.